Ciao a tutti e benvenuti su Mintitaro. Oggi in questo video vi farò vedere insieme i due mazzi di tarocchi di Marsiglia che sono in mio possesso, che sono stati creati da autori diversi e che hanno appunto delle differenze. Sono mazzi relativamente recenti, nel senso che quello di Jodorowsky e Camoin è stato pubblicato la prima volta nel 1997, mi sembra. Questo invece di Yoav Ben Dov nel 2004 e appunto ripropongono una loro versione dei tarocchi di Marsiglia. Entrambi pretendono appunto di dare la versione più, come dire, attinente ai tarocchi di Marsiglia originari. Vedremo poi appunto nel dettaglio che cosa intendono con questa pretesa praticamente. Ho fatto un video precedente dove ho mostrato questo mazzo Johan Bendorf, però e lascerò il video il link qui sopra, però appunto oggi compareremo le carte di questi due mazzi per farvi vedere un po' le differenze, in modo che poi potete anche decidere quale preferite in caso appunto volete comprare un mazzo di tarocchi di Marsiglia. Prima di iniziare però mi presento brevemente, sono Minty di Minty Tarot, sono una cartomante tarologa e insegno a leggere i tarocchi a livello professionale, quindi ho corsi sia individuali che di gruppo, dove appunto faccio coaching oltre che a insegnare delle tecniche avanzate, ma proprio aiuto i partecipanti ai miei programmi a sviluppare queste skills di lettura a livello professionale. Se siete interessati, volete avere più informazioni, vi consiglio di iscrivermi alla mia email, che è mintitaro@gmail.com. Ma andiamo ad iniziare. E iniziamo con gli arcani maggiori. Questo qui alla mia destra è il mazzo di Jodorowsky e Camoin, e questo alla mia sinistra è il mazzo del dottor Yoav Ben Dov. Questi sono i rispettivi retri, mettiamola così. Vedete anche che le misure sono abbastanza simili. La carta è un po' più sottile, quella di Jodorowsky e Camoin, mentre quella di Johan Bedoff è un po' più rigida, ma diciamo la qualità è abbastanza simile. Dunque, prima di iniziare volevo premettere un po' appunto la storia di questi due mazzi. Innanzitutto quello di Jodorowsky, come ho detto all'inizio, è del 1997 per idee di Jodorowsky, che ha contattato Philippe Camoin, che è colui che ha ereditato, diciamo, la stamperia di Conver, che era l'editore dei tarocchi di Marsiglia più venduti nel XVIII secolo. E in particolare la versione del 1760 era quella più popolare all'epoca. E appunto l'idea era che comunque nei secoli ci fossero state comunque delle correzioni rispetto a questa versione del 1760, dei colori che si erano
perduti nelle versioni successive, quindi l'idea originaria era appunto di ristabilire i canoni del mazzo di Marsiglia, considerando appunto inizialmente quello di Conver quello più mazzo più importante. Però, come racconta Jodorowsky nel suo libro La via dei tarocchi, e poi anche se vedete il sito dedicato a, insomma, di Camwan, spiegano entrambi che poi, andando avanti con la ricerca, si sono resi conto che c'erano giustamente molte versioni di tarocchi Marsiglia, perché all'epoca nel XVIII secolo c'erano varie stamperie che appunto avevano vari mazzi e quindi la, diciamo, ristabilire la versione originaria è stato complicato. Quindi cosa hanno notato? Hanno notato che varie versioni dei tarocchi di Marsiglia avevano dei particolari diversi che mancavano in altre versioni, e quindi alla fine hanno fatto una scelta mm, a quanto ho capito una scelta consapevole, nel senso che hanno deciso loro quali dettagli ritenere tenere e quali meno. Oltre ovviamente a una scelta sui colori, perché appunto non tutti i mazzi avevano gli stessi colori. Ehm, Prima della versione Jodorowsky era rimasta, diciamo, era più popolare una versione di Paul Marteau, che aveva ancora meno colori, quindi solo 4 primari colori: il giallo, il blu, il rosso e il verde. E quindi Jodorowsky e Camoan hanno pensato che questa restauro dei tarocchi di Marsiglia fosse limitata, e quindi infatti sono resi conto che c'erano altri colori. Come vedete c'è l'arancione nella nuova versione di Jodorowsky e Camoan, c'è il celeste, insomma ci sono gradazioni un pochino più complesse. Però ecco, quello che rimane chiaro leggendo il libro, leggendo anche la descrizione del libretto che si trova nel mazzo, anche nel sito web, dove parlano di questo mazzo di tarocchi, è che fondamentalmente la loro è una versione basata sul concetto che c'è un mazzo originario di tarocchi di Marsiglia che è andato perduto. È un mazzo mitico, a quanto ho capito, nel senso che loro sono convinti della sua esistenza, però non è provata, da cui sarebbero poi derivati tutti gli altri. mm, e quindi quello che hanno voluto riproporre con questo mazzo è la riproduzione del mazzo originario, per questo mazzo originario mitico e perduto. Però non c'è prova di questo mazzo originario. Non c'è mm, non c'è neanche evidenza, cioè loro non spiegano effettivamente perché hanno aggiunto certi particolari alle carte e ne hanno eliminati altri, non spiegano nel dettaglio, quindi non è che sia proprio un lavoro molto trasparente. Parlano di segreto di produzione e quindi noi non ne possiamo come consumatori avere accesso. Questo a me dà un po' fastidio, ma soprattutto mi dà l'idea che è un po', come dire, arbitrario come processo, il che andrebbe benissimo, perché ogni esoterista, ogni occultista nei secoli ha proposto la propria versione dei tarocchi, non solo di Marsiglia, ma dei tarocchi, basandosi sull'idea che nei secoli una qualsiasi evoluzione in realtà avrebbe impoverito il mazzo originario e dava una propria versione appunto esoterica, no? Con i propri simboli. Per dire, il Rider-Waite-Smith è uno.
Levi non l'aveva prodotto, però l'aveva disegnato con dei simboli tutti suoi e andrebbe bene così, solo che loro, Camoan e Jodorowsky, pretendono che la versione loro sia effettivamente quella originaria. E sinceramente mi sembra un po' una pretesa un po' per aria, ecco, nel senso che sarebbe più trasparente e onesto intellettualmente dire abbiamo questa idea di un mazzo originario, proponiamo quello che secondo noi può essere considerato una versione simile, però e poi magari spiegare in un libro a parte dove hanno preso i vari simboli, eccetera, senza pretendere che effettivamente è il mazzo originario dei Tarocchi Marsiglia. Questo è il primo punto che a me lascia un po' titubante. Il secondo punto, che appunto, come dire, riprova un po' il fatto che la loro base teorica è, secondo me, fallace, è che loro fanno completamente il salto da un mazzo che sarebbe il risultato anche lì di conoscenze esoteriche che magari vengono vediamo un po' da che dicono, mi sembra addirittura dall'Egitto anche loro, quando parlano questo è il libricino di accompagnamento, quando parlano dell'origine del mazzo di tarocchi saltano praticamente i naib, che sono le carte che sono venute in Europa da cultura araba, fino al Medioevo o il primo Rinascimento francese, cioè è come se tutti i mazzi rinascimentali italiani non fossero mai esistiti, cioè loro non concepiscono l'idea che in realtà l'origine del mazzo dei tarocchi ha anche una influenza italiana molto forte. Vero è che alcuni disegni sono molto dissimili dai mazzi italiani, però dovrebbe comunque essere tenuto in considerazione questo passaggio, cioè qualsiasi sia l'origine di questo mazzo primogenio, in realtà poi è passato dall'influenza rinascimentale italiana, questo non ci piove. E loro la ignorano completamente come se fosse un prodotto totalmente francese, che è così un po' sciovinista dal punto di vista dei francesi, però vabbè, è normale. L'altro mazzo, non so se prima ho detto la data giusta, comunque è del 2010, la prima versione, qui c'è scritto, e si riferisce soltanto appunto alla versione 1760 Nicolas Convert, e la restaura. Quindi non prende in considerazione altre versioni dei mazzi di tarocchi, prende solo una, quella più popolare, di Convert del 1660, quindi un lavoro tecnicamente più semplice, e i cambiamenti che ha fatto sono minimi, almeno per quanto riguarda l'autore. Dice semplicemente che ha addolcito le espressioni del viso dei personaggi perché rendere un pochino più accattivanti ai lettori odierni. Che altro dire? Johann Bendov è stato comunque uno studente di Jodorowsky per qualche anno, studente di tarocchi, e dichiara appunto che ha avuto questa idea di riproporre questo mazzo, di restaurarlo, perché appunto versioni di tarocchi precedenti, tra cui quello di Jodorowsky, è comunque ha degli elementi arbitrari, ecco, e quindi lui voleva restaurare una versione un pochino più fedele, almeno alla versione più popolare dei tarocchi del XVIII secolo, quindi quella di Convert 1660. Questa è la premessa teorica, che è importante secondo me però, perché ci sono degli elementi che nel mazzo di Jodorowsky a me lasciano un po' stranita, che però appunto non ci si, come dire, si può tenere in conto o meno.
Vediamo innanzitutto che i colori sono un po' diversi. Anche Johan Berdov ha il celeste, ma per esempio in questo caso manca il rosso, e vedete come ci sono degli elementi aggiunti da parte di Jodorowsky e Camoin, che sono tipo questo specie di sasso, pallino, che in questa versione non esiste. E anche l'espressione del cane è un po' diversa in questa versione di Jodorowsky, e anche ovviamente il viso. Quindi in generale, diciamo, è più ricco di colori la versione di Jodorowsky sicuramente. Questo è il matto, ovviamente. Questo è il bagatto, Butler in francese, e vedete che le proporzioni sono un po' diverse. In realtà, come dire, i dettagli sono minimi, le differenze, però ecco, ci sono delle cose che ehm, sono messe, aggiunte da Jodorowsky e Camoin, tipo questi dadi, ehm, sono diciamo mancanti anche nella versione di Marteau, quindi non è, diciamo, è un'interpretazione che Jodorowsky e Camoin danno ai disegni e le matrici originarie. E ovviamente i colori, ci sono un pochino più dettagli, bottoni. Questa è una specie di pentacolo, mentre questo è molto più vago come simbolo, quello in mano al bagatto. Dà l'idea appunto che tendono a mettere avanti un'interpretazione più esoterica della figura del bagatto, Jodorowsky e Camoin. Questa è la papessa, che è abbastanza simile, vedete anche il colore della pelle è diverso perché qui è totalmente bianco latte, nella versione Jodorowsky e Camoin. È un po' più grande il cappello, e poi c'è questo uovo che non, sinceramente nessuno capisce da dove l'abbia preso, che sarebbe da interpretare come l'uovo filosofico, la pietra filosofale, il simbolo praticamente la quintessenza che gli alchimisti ricercavano, non spiega nel libro da dove l'abbia preso, ecco, questo uovo, che comunque appunto manca nella versione di Johann Bendoff. Poi questa è l'imperatrice, che è relativamente simile, un po' più ricca di colori, quella di Jodorowsky. Questa è un po' più regolare, questa specie ehm, di fiore. Questo è un po' più aperto, ha gli occhi azzurri nella versione di Jodorowsky. Questo è l'imperatore. Anche qui ha dei dettagli, dei disegni aggiunti, ha una croce all'interno del medaglione. In generale ho visto che anche i visi sono più grandi nella versione di Jodorowsky. Qui abbiamo il Papa che ha un guanto, mentre nell'altro mazzo non lo ha. Ha anche qui questa specie di pallino, non si capisce dove l'abbia preso. Sono ovviamente interpretazioni, perché comunque come dire, le matrici erano su legno, quindi ovviamente non è che erano molto chiare. Questi sono gli amanti, i colori della pelle sono un po' più chiari, quello di Johann Bendoff.
e in generale ha meno colori perché mi manca appunto l'arancione. Qui ha l'arancione sulla ghirlanda, la ragazza. Questo è il carro, anche qui ha più colori, quello di Jodorowsky. E ha il, sembra che faccia l'occhiolino il cavallo. Questa è la carta della giustizia, che qui con vari dettagli. In generale quello di Jodorowsky è più ricco di colori, quindi è un po' più attraente, sicuramente. Però è vero che le espressioni del viso Johan Bendov sono più serene, ecco, mettiamola così. Ehm, e questo è l'eremita. C'è una mano blu su quella di Jodorowsky. Questa è la ruota della fortuna, che ha tutti i personaggi blu nella versione di Johan Bendov, mentre questa una è giallo, un arancione e uno è blu. Ha dell'arancione, qui ha i pali in mezzo verdi, questi sono bianchi. Insomma, alla fine sono differenze cromatiche di poco conto, secondo me almeno. Questa è la forza, che ha del giallo qui sul leone, mentre sull'altro no, ha il polsino rosso. Questo il corpetto giallo e ha il piede colorato, mentre qui ce l'ha giallo. Questo è l'appeso. Vedete che anche qui è più variegato, come ha più sfumature di colore, quello di Jodorowsky, perché ci sono due verdi qui, c'è l'arancione dei capelli, qui ha fatto una specie di pallino alla fine della corda, i bottoni sono bianchi, quindi è un pochino più, ha più dettagli, ecco, su cui concentrarsi durante la lettura. Questa è la morte, più colorata e più dettagliata nella versione Jodorowsky e Camoin, perché ci sono delle erbe blu che qui sono tutte gialle, in quella di Van Bendorf. Le teste dei regnanti sono arancioni, c'è soprattutto un piede della morte blu che qui nella versione Johann Bendorf è mancante e che Jodorowsky ha spiegato nel suo libro che ha trovato in una delle versioni di Tarocchi e Marsiglia che ha trovato e che quindi ha restaurato in questo mazzo. Quindi ha aggiunto questo piede blu e anche la manola colorata di blu. Vediamo anche che la testa della morte è molto più ehm, dettagliata, anche un pochino più inquietante e anche un po' più grande. Questa è la temperanza, nella versione di Jodorowsky abbiamo questo piede che spunta viola, mentre qui non c'è, nella versione di Johann Bendorf.
Vediamo che ci sono dei dettagli del corpetto, che le caraffe hanno dei colori, hanno più colori, c'è anche il rosso rispetto alla versione di Johann Bendorf. Anche appunto le erbette sono arancioni invece che gialle, e i tratti del viso sono più dolci, quelli di Johann Bendorf. E questo è il diavolo, che nella versione di Jodorowsky ha sulla pancia una faccia e degli occhi sulle ginocchia. Vediamo che in generale ci sono più colori, che anche la torcia è più delineata rispetto a quella di Johann Bendorf, che sembra un po' confondersi con l'ala di Pipistrello. E quindi in generale è più dettagliato il diavolo nella versione Jodorowsky. Questa è la Maison de Dieu o torre. E vediamo che qui le finestre non sono definite, mentre nella versione Jodorowsky sì, hanno anche colori più scuri per dare profondità, secondo me. Comunque il risultato è un'acquisita profondità. Qui c'è anche una porta che nella versione di Johann Bendorf non c'è. E in generale nella versione Jodorowsky sembra un po' confusa, cioè nel senso sembra che questo personaggio a destra esca dalla porta, mentre qui nella versione di Johann Bendorf esce da dietro la torre, fondamentalmente c'è un problema di prospettiva molto più chiaro. Qui abbiamo la carta della stella, vediamo che la parte del terreno è più messo in evidenza nella versione di Jodorowsky. C'è anche una specie di bocca sulla pancia della ragazza nuda e una specie di luna sulla fronte, e anche l'acqua che versa colori diversi rispetto a quella del fiume. Questa è la luna. Vediamo che anche qui, come dire, i dettagli sono più curati nella versione di Jodorowsky, perché le orecchie dei canidi sono disegnate un colore diverso, sono anche più dettagliate, il gambero, l'aragosta è messo in evidenza con colori diversi, mentre qui è confuso. È sicuramente più variegato il mazzo di Jodorowsky, però quanto sia fedele all'originale non è chiaro, perché appunto non ne abbiamo idea su su quali mazzi siano ispirati Jodorowsky e Camoin. Qui la carta del sole è abbastanza simile, in alcuni tratti, in entrambi il muretto dietro non è delineato, qui invece le linee del terreno sono più a rilievo. Vedete anche che è più in grassetto il nome della carta in quella di Johann Bendorf rispetto a quella di Jodorowsky. L'espressione del sole è diversa, un pochino più sorridente quella di Johann Bendorf, mentre quella di Jodorowsky Camoin è un pochino più impassibile. E abbiamo il giudizio, e qui quello che a me viene da notare subito è il fatto che l'espressione, cioè lo sguardo della donna a sinistra è rivolta all'uomo, mentre nella versione di Johann Bendorf è rivolta davanti a sé. E quindi sicuramente si crea un significato diverso nel momento dell'interpretazione, chiaramente.
Poi ovviamente ci sono più colori e più dettagli nella versione di Jodorowsky. Ci sono per esempio queste fiammelle che fuoriescono dalla luce, mentre nella versione di Van Bendorf no. Infine abbiamo il mondo, anche qui c'è una differenza di sguardi, il bue nella versione di Jodorowsky guarda verso di noi, mentre la versione di Van Bendorf guarda a sinistra. In generale la ragazza al centro nella versione di Van Bendorf è più stilizzata, non si capisce bene cosa tenga nella mano destra, mentre nella versione di Jodorowsky Camoin ha sicuramente una specie di sacchetto che tiene in mano, e anche qui ci sono ovviamente più colori. Bene, questo per quanto riguarda gli arcani maggiori. Adesso passiamo brevemente agli arcani minori. Dunque, questi sono gli arcani minori. Qui sempre abbiamo la versione CBD di Johann Bendorf e questa è la versione di Jodorowsky e Camoin. Questo è l'asso di denari, perché partiamo con i denari e vediamo subito che i colori sono un po' diversi. Qui in generale tutte le carte del mazzo di Jodorowsky e Camoin hanno più blu, quello chiaro e quello scuro, hanno un arancione, mentre ci sono meno colori, appunto, soprattutto l'arancione e il blu scuro mancano nella versione del CBD Tarot di Johann Bendorf. Però più o meno vedrete che come disegni sono simili. Vedete, questo è tutto arancione. C'è un disegno in più qua, cioè nel senso c'è lo stesso, però qui non è colorato, mentre nella versione di Jodorowsky sì. Però ecco, diciamo, la disposizione dei simboli è la stessa, il fatto che i denari non abbiano i numeri. Qui il simbolo centrale è diverso, nel 4. Questo è il 6. Questo è il 7. Vedete che due pentacoli o denari sono di un colore diverso. E questo è il paggio di denari, e vediamo appunto che le scritte sono un pochino più in grassetto sulla versione CBD Tarot, mentre sono un po' più sottili nella versione di Jodorowsky. Ci sono in generale un pochino più dettagli anche sulle figure. Vediamo qui colori diversi sul terreno, le maniche sono hanno tratti più marcati, il colore arancione della cintura. Questo è il cavaliere e vediamo in generale anche qui ci sono più colori sul cavallo. In generale anche qui, come negli arcani maggiori, le teste delle figure sono più grandi nella versione Jodorowsky rispetto a quella del CDB Tarot di Johann Bendorf. Anche qui la regina ha più dettagli, no? Con questi disegni sulla toga, la testa è più grande, è colorato il bastone. Questo è il re.
che ha più colori sul cappello e anche in generale più dettagli, anche qui ha gli stessi disegni sulla toga. Qui abbiamo l'asso di spade, vedete che è molto simile, ha solo un colore blu sulla manica e dentro la corona, quello di Jodorowsky, poi ovviamente a disposizione un po' diversa dei colori. Questo è il 2, vedete che la disposizione comunque dei simboli è simile. Questo è il 3 con gli stessi rametti, 4, 5, in generale ha blu scuro, quello di Jodorowsky, del 6, questo è il 7, che è disposto così, la spada centrale è diversa come colori, questo è il 7, io in generale vedo una forte influenza del comunque mazzo di Converde 1760 su quello di Jodorowsky, perché comunque sono molto simili per quanto riguarda la disposizione dei simboli questi due mazzi, quindi siccome c'è una matrice comune. Questo è il paggio di spade, anche qui ci sono questi simboli, bottoni sono diversi, è un pochino più dettagliato quello di Jodorowsky. La pelle è più scura in quello di Jodorowsky in generale. Anche qui ci sono più dettagli sulla il coprispalla. Questa è la regina di spade. Re di spade, molto più colorato, quello di Jodorowsky, anche con le scarpe verdi. E questo è l'asso di coppe, bellissimo in tutte e due le versioni. Questo è il 2 di coppe, che è molto, c'è questo disegno molto complesso nel mazzo di Jodorowsky. 3, 4. In generale le coppe sono gialle su quello di Sibilitaro e mentre sono arancioni soprattutto su quello di Jodorowsky Camoin. L'8, 9, 10, 10, questo è il valletto, che qui è più dettagliato, alcuni particolari sono messi a rilievo con questo blu per esempio. Questo è il cavaliere di coppe. Questa è la regina di coppe, c'è questo viola in cima alla corona. Questo è il re di coppe. Che appunto ha semplicemente più colori. E adesso l'ultimo seme, che è quello di bastoni. Anche qui vediamo che la manica è blu scura e anche qui c'è un dettaglio che compare sulla destra. Questo è il 2 di bastoni.
3 di bastoni, anche qui c'è molto blu scuro, la versione Jodorowsky. Fatemi sapere nei commenti quale versione preferite, se ne possedete una delle due, come vi trovate, se seguite molto il metodo Jodorowsky o comunque la sua interpretazione dei tarocchi, e se avete letto il suo libro, La via dei tarocchi. Questo è il numero 10. E questo è il paggio di bastoni, anche qui c'ha un naso più lungo, ma più o meno siamo simili, un po' più dettagliato il bastone. Questo è il cavaliere, col cavallo bianco. Questa è la regina di bastoni, dove lei sorride, vedete, mentre l'altra è più seria. E questo è il re di bastoni, anche qui ha più dettagli, più linee. Se volete la mia opinione, a me piacciono molto tutti e due, sicuramente è più facile anche da ricordare per chi ha gli inizi, quello di Jodorowsky, perché ci sono più dettagli, più colori, è in generale più interessante, però a me piace molto la fedeltà che Johann Bendorf ha dato a una versione, cioè ha scelto quella più polare dell'epoca, cioè ha spiegato bene le ragioni di quale mazzo voleva scegliere da riprodurre, perché l'ha riprodotto e i cambiamenti che ha apportato, mentre la versione di Jodorowsky e Caman la vedo un poco trasparente, perché non chiamano le fonti fondamentalmente, cioè non dicono che altri mazzi hanno ispirato il loro lavoro rispetto al Convert del 1760, e soprattutto questa idea mitica di un mazzo primigenio andato perduto a me sembra un po', come dire, un esoterismo vecchia maniera, che non basato su una mancanza di evidenza, ecco, fondamentalmente, che a me dà un po' fastidio, ecco, anche perché come dire, non mi interessa sapere se c'era un mazzo, cioè è un modo di pensare da collezionisti al limite, avere finalmente il mazzo, anche se ci fosse un mazzo originario, ma non cambia nulla, perché comunque quello che è importante è la simbologia che è pervenuta a noi, che magari è leggermente cambiata nei secoli, si è arricchita o che altro, ma comunque la matrice neoplatonica, ermetica è sempre quella, a prescindere da quale fosse la prima versione. Non per forza c'è sempre un'età dell'oro a cui bisogna fare riferimento, quello che voglio dire io, ecco. E quindi a me non piace molto questo discorso, anche perché secondo me è proprio basato su un assunto di base sbagliato, ovvero che uno, ci sia un mazzo primigenio, e due, che questo sia francese fondamentalmente, perché non è detto, anzi tutti i mazzi esistenti, i più antichi, sono italiani, quindi è proprio, se sbagli su questo, presumo che tutto il resto sia di conseguenza basato su delle premesse fallaci, quello che dico io. Però fatemi sapere la vostra opinione nei commenti, se vi è piaciuto il video, vi è stato utile. Vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e soprattutto condividere il video con chi può esserne interessato. E noi ci vediamo presto. Ciao!